Ciao a tutti, amici del Capricorno. Benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi vedremo le tendenze energetiche affettive per la prima parte di aprile. Vi ricordo che poi a metà mese pubblicherò la seconda parte delle previsioni. Come dico sempre, sono letture collettive, prendete solo i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo, potete anche ascoltare il vostro ascendente o segno lunare. In descrizione vi lascio il link ad un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi tre oroscopi e lì trovate anche la mia mail nel caso voleste contattarmi. Bene, mostrami Capricorno, tendenze energetiche affettive per la prima parte di aprile 2022. Grazie. L'appeso. Cari amici del Capricorno, l'appeso parla di un momento di stand-by. Probabilmente qualcuno sta riflettendo su qualche tipo di situazione o di relazione, probabilmente si sta cercando di vedere le cose da un altro punto di vista o probabilmente qualcuno si sta sacrificando. È un momento di sacrificio un po' troppo probabilmente eccessivo in questa situazione o in questa relazione. Andiamo a vedere gli angeli del cuore che cosa vi dicono. Una carta per piacere, grazie per gli amici del Capricorno. Grazie. Wow, fai attenzione alle bandiere rosse, ci sono segnali che ti mettono in guardia. Periodo di allerta, Capricorno. In effetti, se c'è l'energia dell'appeso è perché molto probabilmente anche voi siete già in una fase di, come dire, di valutazione, di osservazione, diciamo così. Andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi dicono. Ok. Allora, abbiamo un asso di bastoni, un 8 di pentacoli al contrario, abbiamo il sole e abbiamo la stella. C'è una sorta di nuovo inizio con questo asso di bastoni. Perlomeno l'asso di bastoni normalmente parla di quello che è un inizio, è un 1, e parla anche di quello che è il fare un'azione con passione, con focosità, diciamo. Quindi per certi versi qualcuno ha iniziato qualche cosa da poco, ok? L'otto di denari al contrario è un po' come se, perché l'otto di denari è sempre una carta che parla un po' di quello che è il lavoro, però in questo caso è come se non ci fosse un reale, come vi posso, interesse, ok? Per quello che è questa situazione o questa relazione. Abbiamo poi anche il sole e il sole per qualcuno potrebbe parlare di amicizia, o potrebbe anche parlare di bambini interiori. Andiamo poi a vedere dopo, di che cosa si tratta con le altre carte. Abbiamo poi anche la stella e la stella, per molti versi fa riferimento a quello che sono gli obiettivi. Sento che qualcuno qui ha perso un pochettino le speranze, ha perso un pochettino di vista quello che magari era l'obiettivo o, la volontà, se vogliamo, iniziale di questo progetto o di questa relazione, di questa situazione, okay? Andiamo a vedere poi che cos'altro vi danno. Un sacco di carte. Allora, ruota della fortuna, poi abbiamo la carta della morte al contrario, poi abbiamo un asso di spade, un 10 di pentacoli e un 10 di bastoni. Wow. Ok. Le cose cambiano comunque perché c'è la ruota della fortuna, quindi c'è una sorta di
miglioramento diciamo. È un 10. Qui avevate un asso che è un inizio e qui è un 10 che è la fine di un qualche tipo di ciclo. È un cambiamento comunque veloce, è un cambiamento drastico. Il punto è che, io sento che ancora con questa morte al contrario non si tagliano, determinati rami secchi, diciamo così, no, qui avete la carta del fai attenzione alle bandiere rosse. Io qui sento che con questo asso di spade si potrebbe, diciamo così, cercare ancora quello che è una sorta di stabilità, una sorta di comunicazione, ehm, o semplicemente potrebbe rappresentare il fatto che qualcuno, comunichi un certo tipo di verità al fine di arrivare poi a questi 2 10. Guardate avete 3 10 e 2 assi, quindi qualche cosa o sì cambia in questo periodo. 10 di pentacoli è quello che è l'appagamento a livello magari di un gruppo, di una situazione magari se fosse inerente alla famiglia. Oppure, è proprio un appagamento da un punto di vista materiale della famiglia, che sì vuol dire economico, ma materiale proprio nel senso da un punto di vista pratico. È come se ci fosse un compimento, nel diciamo nel quotidiano, in quello che è il ritrovare un equilibrio, un appagamento. E poi abbiamo anche un 10 di bastoni comunque alla fine della stesa, e qui sento che fa riferimento a quello che è necessario lasciarsi indietro, che è un po' quello che con la morte al contrario non si riusciva a fare. Ma sento che verso la fine della stesa, andando verso questo completamento, si chiudono diversi cicli. Wow, bellissimo periodo, aprile, devo dire, amici del Capricorno. Ok, andiamo a vedere nello specifico perché abbiamo queste carte qui per voi. Andiamo a spiegarle un po' più nello specifico con questi mini tarocchi. Mostratemi l'asso di bastoni per piacere, grazie. Guardate, un'altra volta l'appeso avete. Ed era qua, non lo trovavo più. E il 10 di denari un'altra volta. Mh? Sì, probabilmente si vuole fare un qualche tipo di inizio concreto, ma c'è per qualcuno il partner, la famiglia, un qualche tipo di gruppo a cui siete legati affettivamente, magari all'interno del quale voi state vivendo in questo momento, che vi impedisce un po' di muovervi e probabilmente è per quello che abbiamo l'8 di pentacoli al contrario. Spiegatemi l'8 di pentacoli al contrario. Perché l'appeso, ripeto, ce l'avevate anche qui, quindi diciamo che, è la situazione di partenza. Asso di coppe e 3 di pentacoli. Spiegatemi anche il sole per piacere, grazie. 2 di pentacoli e 10, scusate, 9 di spade. Sì, probabilmente qui c'è qualcuno che non si ritiene all'altezza di un qualche tipo di progetto, di un qualche tipo di situazione. Il 3 di pentacoli è una carta che parla anche di responsabilità in questo nuovo inizio. C'è un altro asso, il sole è spiegato dal 2 di pentacoli e dal 9 di spade, quindi, fa riferimento a quello che è, il gestire probabilmente, alcuni vostri pensieri o se fa riferimento alle amicizie come prima, fa riferimento a quello che è il gestire diverse amicizie, le preoccupazioni che si hanno, magari inerente a una persona amica, per voi amica, che può essere anche un familiare, però comunque è una persona, diciamo così, dall'animo puro, dall'animo gentile. Andiamo a vedere la stella a che cosa fa riferimento. Asso di denari al contrario e 3 di spade. Qui qualcuno ha subito un torto probabilmente, ha subito un dolore e quindi per quello che diciamo probabilmente per quello che si sono un po' perse le speranze, no? Io qui vedo però a vedere così sembrerebbe un autodolore, nel senso che è un po' come se questo dolore fosse causato dai vostri pensieri tossici.
ed è per quello che comunque avete l'appeso e non iniziate in modo concreto. Magari c'è passione, c'è, impeto, ma a livello concreto non si riesce. Andiamo a vedere la ruota della fortuna per piacere, grazie. Allora abbiamo la regina di bastoni, il mago e il re di pentacoli. Interessante. Qualche cosa cambierà, sento, nel vostro, modo, come vi posso dire, perché c'è un mago comunque e quindi è come se prendeste consapevolezza di quelli che potrebbero essere, le reali tecniche di manifestazione per quello che volete voi, per il tipo di concretezza che volete voi all'interno di questa relazione o di questa situazione, okay? Sono 2 figure, quindi potrebbe anche semplicemente essere, visto come il fatto che questa, regina di bastoni, uomo o donna che siate, stia cercando di manifestare questo re di denari, quindi diciamo un po' potrebbe essere per chi non ha nessuno, l'anima gemella, una la prossima relazione o qualcosa per lo stile. Ma qui sento che in realtà è più un qualche cosa legato magari alla famiglia. Andiamo a vedere, okay, fantastico. Diavolo al contrario per spiegare la morte al contrario. 2 di spade e il carro al contrario. E che qui qualcuno non si sente sicuro, non si sente probabilmente l'energia dell'appeso è quella in cui vi sentite voi in questo momento, nel senso che non vi sentite nella piena capacità di fare quello che desiderate, un po' perché siete magari in fase di osservazione, un po' perché magari vi sentite con le mani legate a questa situazione, a questa relazione, a questo nuovo inizio. È come se ci fosse un condizionamento, di nuovo qui parla di quelli che sono i vostri dubbi, le vostre perplessità, che non vi danno modo di avanzare. Ed è per quello la morte dice che c'è qualche cosa che non tagliate, che non lasciate indietro. Può anche essere un atteggiamento, eh. Fatemi vedere l'asso di spade per piacere, grazie. Abbiamo un 10 di bastoni che è già uscito qui alla fine della stesa e la carta dell'eremita. Sì, l'asso di spade può essere visto proprio come un tagliare. Tagliare quello che non serve più e andare avanti da soli per la ricerca della vostra verità. Fatemi vedere il 10 di pentacoli per piacere, grazie. Si son girate un sacco di carte. Allora abbiamo il 10 di coppe al contrario, il giudizio al contrario, 9 di pentacoli, 6 di spade, l'imperatrice, il 6 di denari e la carta della stella. Sì, ma io ce l'ho chiaro, cioè a me sembra proprio che qualcuno qua si debba allontanare da un qualche tipo di situazione, proprio a livello familiare, a livello di un qualche stabilità diciamo, no, ma in questo momento vi sentite così, vi sentite diciamo in fase appeso. C'è un necessario distacco o a livello fisico o a livello mentale o a livello di condizionamento, no, magari voi avete un progetto in testa che gli altri non appoggiano, e quindi questo vi condiziona e non vi fa andare avanti in quello che è il vostro progetto, questa situazione o questa relazione anche, perché magari si tratta di qualcuno che non piace ai vostri amici, per esempio, perché qui comunque lo posso vedere questa cosa. E quindi avete bisogno, diciamo così, di staccarvi da quello che sono le opinioni degli altri, perché se no non riuscite a essere obiettivi inerenti a questa relazione, a questa situazione. Quello che poi vedo qui sotto è che per essere indipendenti avete bisogno di nuovo di staccarvi, di lasciarvi indietro qualche credenza limitante, okay, e poi quello che vedo è che piano piano
facendo un passo alla volta, riuscirete a trovare di nuovo quello che qui la stella, perché anche è uscita 2 volte, ehm, evidenziava, diciamo, essere un po' in sospeso, che era proprio l'obiettivo, questa puntare un obiettivo, sì, avere uno scopo di vita, trovare il proprio nord, diciamo. Andiamo a vedere questo 10 di bastoni. Sembra che verso la fine del periodo vi decidiate a tagliare con qualcuno o qualcosa. Abbiamo un 2 di bastoni al contrario. Ancora una per piacere, grazie. E un 5 di coppe al contrario. Sì, sento che qualcuno qui non riesce, è come se, per quello che c'è anche un po' la stella qui, no, io credo che molte persone abbiano perso un po' le speranze, in un nuovo domani, in un nella visione, diciamo così, di quello che potrebbe essere una nuova versione di questa relazione o di questa situazione. E il 5 di coppe, girato al contrario, mi fa pensare che comunque, ehm, qualcuno si stia anche un po' crogiolando in questa sorta di dolore, nel senso che, per come la sento io così, è ora di tirarsi sulle maniche e di decidersi a fare questo taglio, perché comunque continuare a lambicarsi il cervello con gli stessi pensieri, ad ascoltare magari gli amici che vi danno dei pareri, continuare a tenere tenervi sotto stress, perché comunque il stare attenti ai segnali, presuppone sempre una situazione di allerta, no, e questo alla lunga comunque porta stress. Cioè arriva ad un certo punto dove non avete neanche più bisogno di guardare i segnali, semplicemente dovete prendere voi una decisione. Non avete più bisogno di: "Ah, c'ho ragione, non c'ho ragione, se fa così è per no. Io sto bene? Sì, no. Voglio ancora stare così? Sì, no." Finito. È dura, però alla fine è molto semplice la questione, il punto è essere onesti con se stessi, qualsiasi sia la situazione o la relazione, okay? Bene, andiamo a vedere con i tarocchi di Osho, il conscio e l'inconscio. Io vi ricordo che se volete supportare il canale, io son contenta, e potete comunque iscrivervi, condividere, commentare o mettere un like al video. Okay, andiamo a vedere. Tarocchi di Osho. Okay, ancora una grazie. Abbiamo in viaggio e rinascita, un 10 di spade, un altro 10. Dunque, quello di cui non siete consapevoli. 10 di spade, allora per rinascere, ogni volta che uno rinasce, diciamo come nuovo, è perché prima è stato distrutto, okay? Pensate a quando si ristruttura una casa, per farla nuova bisogna prima, diciamo, togliere il vecchio, no, e poi uno si ricostruisce meglio, migliore. Siete consapevoli che dovete fare questo viaggio, che sia interiore o che sia esteriore, siete consapevoli che deve esserci un qualche tipo di movimento, un qualche tipo di, abbandono delle vecchie responsabilità, mh? Però voi fondamentalmente state già rinascendo, state già facendo quel lavoro interiore e io credo che non ne siate ancora del tutto consapevoli, Però è anche questo, diciamo così, quello che dice l'appeso c come energia, no, esprime proprio l'energia di una persona che è in stand-by, e ce l'avevate anche qui, perché anche un po' sta valutando che cosa fare, sta cercando di osservare le cose da più punti di vista, no, per avere un'idea anche un po' più obiettiva magari. Bene, andiamo a vedere ancora un messaggio da parte di questi oracoli. Okay, la spada e la rosa. Parla di chiarezza e ce la vedo qui, con l'asso di spade, okay? Parla di verità, di rivelazioni, di solidarietà, di forza, onore, protezione e potere. Quindi mi viene in mente il vostro ve la metto qua così si vede meglio. Il vostro potere personale, okay, riprendete in mano
il vostro potere personale. Bene, cari amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi. Spero che in qualche modo la stesa vi sia stata utile. Io vi ringrazio per essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!